Ciao a tutti, cari amici del cancro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2022. Sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare il vostro segno ascendente o lunare per avere un messaggio più completo e in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2. Grazie. La morte, periodo di cambiamenti, amici del cancro. La morte parla di rigenerazione, parla di qualche cosa che in qualche modo cambia, si fa un taglio con quello che non serve più. Magari per qualcuno sono delle cattive abitudini, magari sono delle relazioni, un lavoro, una casa. Può essere un cambio davvero inerente a qualsiasi tipo di sfera. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Oh wow, abbiamo un 3 di spade, un 7 di spade, un sole al contrario. Si parla di un tradimento, amici del cancro. Si parla di qualche tipo di bugia che è stata detta perché abbiamo un 7 di spade, qualcuno probabilmente non si è comportato bene, qualcuno vi ha fatto soffrire. Il 7 di spade parla di atteggiamenti poco chiari, magari di furti, magari vedo qualcuno che sta firmando un foglio, quindi potrebbe fare riferimento a un contratto per qualcuno. Sì, c'è qualcuno che non si è comportato bene, insomma. Il 7 di spade molte volte fa anche riferimento a quelle che sono le vostre proiezioni, non necessariamente deve essere la bugia raccontata da qualcun altro, eh. Continuiamo poi con la carta del sole al contrario e qui sento che c'è qualcuno che non si espande, c'è qualcuno che avrebbe voglia di andare oltre, di fare altre cose, ma non manca l'input secondo me, perché qui come dice il 7 di bastoni, si fa un po' fatica a focalizzarsi su quello che è il sé, su quello che è la propria luce interiore, okay? Ci sono tante contaminazioni esterne, tante distrazioni. Andiamo a vedere che altro vi dicono le carte. Abbiamo la carta del matto e la carta della giustizia al contrario. Ancora una per piacere, grazie. Abbiamo la regina di bastoni e la carta dell'imperatrice. La carta del matto in realtà mi parla di nuovi inizi. Giustamente avete la morte, quindi c'è qualche cosa che viene tagliato, qualcosa che viene lasciato indietro e lo rivediamo un pochettino di qui con il matto. Il matto mi parla di questa nuova fiducia che si ha nella vita, mi parla di quello che è una rinnovata speranza, un entusiasmo anche, no, che si va ritrovando. E qui guardate, la giustizia è al contrario. Adesso andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, ma io credo che l'ingiustizia sia legata a questo 7 di spade, comunque, qualche tipo di verità che potrebbe venire a galla. E sento che dopo, cioè comunque avete una regina di bastoni e l'imperatrice che finiscono la stesa, quindi alla fine la situazione volgerà a vostro vantaggio, perché guardate la regina di bastoni. Ha il fuoco, ha il potere fondamentalmente nelle sue mani, okay, e anche la regina scusate, anche l'imperatrice parla di quello che è un potere di tipo materiale. Sono curiosa dopo di vedere questa giustizia. Allora, procediamo per gradi. Andiamo prima di tutto a vedere questo 3 di spade. A che cosa fa riferimento? Spiegatemi il 3 di spade per piacere, grazie. Ancora una carta. Cominciamo con il Papa. Quindi qui si parla di qualche tipo di accordo.
si parla di un qualche tipo di riconoscimento o magari è anche la persona, il papa, che vi ha creato questo tradimento. Per qualcuno potrebbe essere un capo, una persona di fiducia, una guida magari. Anche se credo che sia di più un contratto quello a cui fa riferimento. Poi abbiamo il 5 di spade e la carta del giudizio. Io credo che qui con qualche tipo di comunicazione sia venuto a galla, quello che era questo tradimento, okay, perché comunque avete sia il 5 di spade che può parlare di conflitti verbali e il giudizio che può parlare di una telefonata, una chiamata, di una notizia, quindi sicuramente c'è stata una sorta di discussione o quella verità di nascosta qui che viene a galla qui, che magari ha già creato delle tensioni in passato. Andiamo a vedere il 7 di spade, per piacere, grazie. Okay. Abbiamo un 4 di spade e un cavaliere di pentacoli. Allora, ci son 2 chiavi di lettura. La prima, sento che è qualcuno che è consapevole di tutto questo mondo illusorio creato dal 7 di spade, ma molto lentamente ci si sta avvicinando a quello che è la guarigione. Questo sole, okay, c'è. È ancora il contrario, ma c'è quello che è la guarigione del bambino interiore e qui si inizia a vedere con questo 4 di spade questo tipo di lavoro. Un altro tipo di lettura potrebbe essere che c'è qualcuno qui che si rende conto, a livello pratico, a livello fisico, ma comunque non si sposta dal tipo di situazione in cui è, o perlomeno si fa fatica, si va avanti molto lentamente in quello che è il percorso di movimento, il percorso di guarigione di cui mi parla il 4 di spade. Andiamo a vedere sole, abbiamo un 7 di coppe al contrario e la torre. Sì, io sento che è qualche cosa legato alle illusioni, legato alle proiezioni, a qualcosa che si credeva, che si pensava. C'è qualche tipo di sicurezza con la torre che viene a mancare, qualche tipo di certezza su quelle che erano prima le possibilità magari, all'inizio le vedevate come possibilità, poi vi siete resi conto che erano illusioni. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 10 di spade e 3 di pentacoli. Allora, qui si tratta per qualcuno veramente di un matrimonio, okay, che si deve in qualche modo tagliare con la morte. O il matrimonio in sé o è qualche cosa all'interno del matrimonio. Potrebbero essere questi conflitti verbali. C'è qualche cosa che va lasciato indietro fondamentalmente all'interno di quest'unione, di questo contratto se non è un matrimonio. Qui, il 3 di pentacoli fa riferimento a quello che è una responsabilità. C'è qualcuno che non si vuole prendere determinate responsabilità, c'è qualcuno qui che sta guardando dall'altra parte letteralmente, okay, c'è bisogno di chiudere questo ciclo di sofferenza, lo vediamo anche qui con il 3 di spade, c'è bisogno di prendersi le responsabilità delle proprie proiezioni, delle proprie illusioni e lasciare indietro qualche cosa. Andiamo a vedere il matto. Un altro matto. Giustamente. Sì, qualcuno qui è attaccato a qualche desiderio di avventura, guardate, il matto 2 volte, alle volte parla anche di ingenuità, mh? Quindi è come se ci fosse ancora un po' di ingenuità dentro di voi. Però comunque, allora, fondamentalmente il matto parla di quello che è l'avere fiducia nella vita, mh, parla di purezza ed è, secondo me, il risvolto, la seconda parte di questo sole che in questo momento è girato al contrario. C'è questo tipo di lavoro che sebbene voi facciate fatica a fare, però siete consapevoli di doverlo fare e qui vediamo i risultati.
di quello che state iniziando a fare, perché vi ricordo che siete all'inizio del percorso di guarigione. Andiamo a vedere la giustizia, per piacere, grazie. Abbiamo la regina di pentacoli e il 5 di coppe. Io credo che qui ci sia, con questo 5 di coppe, una sorta di pentimento per quello che riguarda o una relazione del passato, okay, o qualche tipo di dinamica che è avvenuta nel passato, qualche tipo di ingiustizia. Il 5 di coppe fa riferimento a un pentimento, a un'occasione che non si è colta, okay? Quindi io credo che qui, se è vero che con la morte si taglia questo, perché non serve più, qui c'è un attimo di ripensamento: "Avrò fatto la cosa giusta?" Però io vi dico che di sì, perché comunque termina la stesa con una regina di bastoni che adesso andiamo a vedere e con un'imperatrice. Sento che c'è voglia di novità, c'è voglia di freschezza, c'è voglia di star bene. Qui con tutte queste carte c'è comunque un forte dolore perché se no non avreste il 4 di spade, il bisogno di questa rigenerazione, non avreste, la carta del giudizio qui che mi parla di risveglio. Qui c'è qualche, ripeto, qualche tipo di concretezza, qualche tipo di certezza, ma che può essere anche un'idea, non è che dico che vi deve letteralmente prender fuoco la casa, però un'idea, un'illusione, c'è qualche cosa che vi crolla. Mi dicono un mito che crolla. Quindi sì, si tratta di ritrovare un po' quello che è il vostro potere personale, di ma io sento che lo troverete. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un re di coppe, un cavaliere di scusatemi, bastoni al contrario, di nuovo un 7 di spade, però è il contrario, quindi vuol dire che qualcosa viene a galla anche lì. E avete comunque 2 figure, avete un re di coppe e quindi potrebbe essere, in questo caso, se per voi vibri come una stesa, relazionale, potrebbe essere la vostra persona di interesse. Comunque anche la regina di bastoni potrebbe essere una persona che entra così nella vostra vita se non rappresenta voi. E ci sono comunque diverse figure che potrebbero influenzare, la stesa, oppure il re di coppe potrebbe anche essere una persona che in qualche modo vi aiuta a superare tutta questa situazione, perché vi ricordo che diciamo che il papa è il maestro spirituale in senso classico, se vogliamo, no, quindi potrebbe essere quello che è la guida in senso spirituale, mentre io vedo il re di coppe come una persona, ehm, che possa curare il cuore più che lo spirito. Uhm, Parla anche proprio dei terapeuti di medicina alternativa, quindi potrebbe anche essere qualcuno a cui voi vi rivolgete per riuscire a districarvi un pochettino in tutto quello che è il percorso di guarigione del 4 di spade. E qui sento che davvero ci sono delle cose che verranno a galla, eh. Andiamo a vedere l'imperatrice, giusto per dare okay. Abbiamo il cavaliere di spade, il 4 di coppe e il 9 di pentacoli. E qui sento che fa riferimento, mi è venuto alla bocca un sapore di sardine, magari, mhmm, pescatori, sardine, per qualcuno risuona? Io lo dico quando succedono queste cose. Ehm, allora l'imperatrice quello che sente è che voi andate comunque verso la vostra espansione, verso quello che è l'abbondanza, la creatività, quello che qui non si vedeva come espansione, alla fine del periodo sì, si vede e con determinazione, perché comunque avete un cavaliere di spade qui, okay? È anche vero che, non so se questa cecità di cui ci parla il 4
di coppe è volontaria o meno, nel senso che siete voi che non vi rendete conto del mondo che vi circonda, o se proprio non volete più vedere certe cose, okay, perché in questo momento volete focalizzarvi solo su voi stessi. Il 9 di pentacoli è la carta dell'amor proprio. Qui c'è comunque l'imperatrice, sento che in qualche modo ci sarà questa apertura del cuore verso voi stessi, questa botta d'amor proprio verso voi stessi sento. Bella stesa intensa, assolutamente, e periodo di grande trasformazione. Si va verso l'abbondanza, si va verso quello che è un nuovo percorso, si va verso quello che è il prendersi in mano il proprio potere personale, il proprio potere. Son 2 carte queste che parlano di potere materiale, proprio a livello di denaro. Okay, andiamo a vedere Osho che cos'ha da dirvi. Vediamo che consigli possono ancora venire fuori. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, le condivisioni e con le iscrizioni anche. Quindi grazie a tutti. La prima carta è già uscita, vediamo. Ah-ah. Cosa ho visto? Un'apertura, senso di colpa e aggrapparsi al passato. Se la metto qua si vedono, sì. Un'apertura. È la carta della giustizia, ragazzi. Quindi, di nuovo, avete la carta della giustizia 2 volte, la carta del giudizio, mh, la carta della torre. Io sento che qui c'è qualche tipo di intervento divino, la giustizia, l'universo sta lavorando per voi, okay? Voi focalizzatevi sul lasciar indietro i pesi del passato. C'è qualcuno, ma infatti, che poi questa carta qui è un 5 di coppe che vi è uscito in realtà, e questo è la carta che esprime l'attaccamento a qualche cosa, okay? Sento che qualcuno qui si sta attaccando, come vi dicevo prima, c'è qualche cosa del passato, o se non è niente in questo momento può essere che sia quello che succede nella prima parte di giugno, a cui voi poi diciamo nella seconda parte di giugno, ehm, così abbiate un ripensamento per il tipo di scelta che avete fatto magari. C'è questo senso di colpa, questo è un 8 di spade, quindi c'è questo pensare, questo qui abbiamo un 5 di spade, parla di conflitti. Comunque quello che vi voglio dire è che si va verso quello che è la guarigione. Diciamo che non la vedete ancora in questo momento perché il 4 di spade è all'inizio della lettura. Però sento che c'è una giustizia divina, voi focalizzatevi sul lasciare indietro quelle che sono le proiezioni di cui parlavamo con il 7 di spade, okay, le proiezioni, le bugie, le aspettative, e lasciate indietro quello che è il passato, quello che è stato è stato. C'è un detto napoletano, adesso il napoletano non lo so parlare, però chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto e scurdiamoci 'o passato. Quindi è un po' il senso, lasciate indietro i sensi di colpa, anche perché guardate, vi dico, quando io ho dei sensi di colpa, penso sempre perché comunque qui avete il giudizio, ripeto, avete la torre, avete la giustizia 2 volte. Se qualche cosa è successo è perché non poteva andare in un'altra maniera. Io dovevo passare di lì perché dovevo imparare quella determinata lezione di vita e non poteva andare diversamente. Quindi alla fine anche il senso di colpa vale quello che vale. Nel senso, io posso farmi tutti i sensi di colpa che voglio, ma se dovevo passar di lì, qualsiasi tipo di azione io avessi intrapreso, diversa da quella che ho realmente intrapreso, la cosa sarebbe comunque andata così. Quindi anche lì il senso di colpa, va bene porsi delle domande e chiedersi dove posso migliorare, ma farsi dei sensi di colpa tipo: "Ah, se avessi fatto così, potevo far così, se non avessi fatto quello, se non avessi detto quell'altro", sono sensi di colpa che fondamentalmente creano uno stato di malessere che non vi serve, perché tanto non poteva andare diversamente. Bisognava passar di lì per imparare quella determinata lezione, quindi è così.
Andiamo avanti, andiamo a vedere le fatine che altro messaggio vi danno. Ancora un messaggio per gli amici del cancro, per piacere, grazie. Una carta, per piacere, grazie. Ispirazione. Wow. E avete la carta del giudizio, quell'illuminazione di cui parla anche il giudizio, okay? Dice di rimanere pronti fondamentalmente, che l'ispirazione può arrivare in qualsiasi momento e io lo vedo all'inizio di giugno, adesso ve la devo dire tutta. Quindi quindi state pronti, quella presa di consapevolezza, quell'illuminazione avverrà, arriverà. Bene cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!